Siamo qui riuniti per celebrare il VTEC. Ho fatto venire delle macchine che conosco già, come la NSX, la Striker e la Integra, e due macchine che non ho mai guidato, la S2000 CR e una Civic preparata per pista. Non abbiamo la pretesa di determinare qual è il migliore VTEC di sempre, ma credo che alla fine di questa giornata saprò qual è il mio VTEC preferito. Vederle tutte insieme è stato un traguardo, perché era tantissimo tempo che volevo metterle tutte in pista per togliermi tanti dubbi che ho maturato negli anni, ascoltando discorsi da bar o consigli di persone che hanno avuto queste macchine o che non l'hanno mai avute e parlano lo stesso. Quindi ho voluto sentirle sulla mia pelle, ma tutte insieme e così diverse mi hanno messo anche in difficoltà. Non è facile azzerare le percezioni di guida saltando da una macchina all'altra, specie se si tratta di una supercar, di un'elaborazione ufficiale, poi due trazioni anteriori, una stock e l'altra un Frankenstein, per saltare e guidare da destra uno sfilatino artigianale da 260 cavalli per il peso di 600 kg scarsi. Iniziare dalla NSX l'ho sentito quasi come un obbligo, anche se qui in mezzo c'è veramente da uscire di testa per un amante della guida pura. La NSX è stata una delle macchine che mi ha stupito di più nelle prove su strada che abbiamo fatto. L'ho provata dietro casa mia sul Gran Sasso, al Campo Imperatore, e la macchina era già spettacolare sulle strade di tutti i giorni. In pista dà il meglio. All'inizio abbiamo girato con le gomme troppo gonfie dietro, in pressione 2,6, poi abbiamo abbassato a 2,4 e la macchina è cambiata notevolmente. Poi l'anteriore è sempre piantatissimo e sembra sempre di avere una motocicletta, sembra di avere le forcelle in mano. Quindi l'anteriore è sempre il suo, è quello che mi ricordavo dalle curve in montagna. In pista chiaramente si può usare di più, ho capito meglio quanto si può reggere il controsterzo, quanto ci si può affidare in frenata all'avantreno, ed è una macchina che comunque è piantatissima sulle ruote anteriori, quindi ti dà libertà di giocare con l'acceleratore in uscita di curva e ti dà molta sicurezza, ma è anche tanto difficile da reggere sulle mani, proprio usare i muscoli delle braccia e delle mani è difficile perché ti impegna tanto più delle altre. E in effetti il suo passo lungo, abbinato a ruote relativamente piccole, la rende dinamicamente una sorta di anello mancante tra le Gran Turismo dell'era romantica e le supercar del futuro. Siamo qui per parlare del VTEC, ma non tratteremo le differenze tra i diversi VTEC. Ci tengo piuttosto a raccontare cosa offrono le diverse macchine che ne montano uno, provando a capire quale preferisco. Sulla NSX il motore era strozzato dalle normative giapponesi e non poteva esprimersi appieno nonostante la cilindrata di 3 litri e il 6 cilindri a V. Su questo esemplare, che ritrovo oggi dopo il bellissimo test in montagna, è montato uno scarico completo che fa recuperare un po' di respiro al propulsore, che ora sonoricamente ricorda quasi una Stratos Gruppo 4. Beh, sì, quasi. È la più pura del gruppo, senza dubbio, è anche quella con il comportamento più sincero, prevedibile nelle reazioni del posteriore e incisiva come nessuna negli ingressi a ruote cariche. Aerodinamicamente, senza neanche dirlo, la più pulita ed efficace. In realtà lei è una fuoriclasse, ma diciamo che qui in mezzo lo sono un po' tutte. Forse solo una si avvicina alla purezza di guida della NSX, ma con motore e trazione opposti. La Integra Type R che ho guidato in Sardegna era elaborata e mi ha lasciato il dubbio di capire quanto era merito dell'elaborazione e quanto era merito del progetto, della struttura della macchina. Oggi in pista, con una macchina più vicina alla serie, mi sono reso conto di cos'era il progetto Integra. Purtroppo abbiamo avuto problemi all'inizio con le gomme, che erano anche lì troppo gonfie come sull'NSX, le abbiamo regolate e è andata subito meglio. Me la ricordavo così, con il suo avantreno precisissimo, ha 2 coltelli al posto delle gomme, è compostissima, si gioca con il posteriore, si comporta spesso come una trazione posteriore. In modo diverso, in modo più semplice da controllare, la potenza non manca,
e soprattutto è la trazione che lavora in modo completamente diverso da tutte le altre superpotenze VTEC che ha prodotto Honda, ma in un modo divertente che è soltanto il suo, che ti ricorda la Integra non è un ripiego, è stata voluta così, quindi per dimostrare che una trazione anteriore può essere performante tanto quanto una posteriore, divertente in modo diverso. Venendo giù dalla NSX, oltre ovviamente al posizionamento del motore e alla trazione anteriore, si sente una grossa differenza nell'utilizzo del cambio, che si potrebbe immaginare più semplice ed amichevole sulla tutto avanti sbagliando. Quello che è invece davvero molto più semplice è l'uso dello sterzo, che è prima di tutto servoassistito e poi ha anche a che fare con pneumatici davvero piccoli, a tutto vantaggio delle impostazioni traiettoria e ovviamente dei cambi di direzione. Quando interviene il differenziale autobloccante però lo sterzo assume tutt'altra autorità, dando alle mani informazioni sulla trazione in modo abbastanza violento e rude. Caricando molto forte l'asse anteriore con i buoni freni si può alleggerire facilmente il posteriore provocando sonori sovrasterzi che si controllano dando gas. Bel telaio, belle sospensioni, potenza giusta e tanto feeling. Auto così divertenti e sicure, senza aiuti elettronici, sono un'ottima scuola di guida che perdona gli errori e insegna progressivamente al proprietario come scivolare tra i cordoli a patto di montare gomme più serie di quelle che equipaggiano l'esemplare in prova. Per fortuna conosco già la macchina e mi rendo conto di dove finisce la sospensione e inizia la gomma. Resta una macchina assolutamente adorabile. Tutti noi però subiamo il fascino delle stronze e quindi vado a prendere un po' di vento. Avevo già paura di guidarla in strada. In pista dove si è esposti agli elementi e la velocità è tripla, ovviamente è stato ancora più terrificante. La macchina è costruita per andare in pista, quindi è l'essenza del VTEC senza nient'altro intorno. Da quando l'ho guidata io è stata fatta anche qualche miglioria, quindi è stato cambiato lo scarico, la centralina, gomme nuove, cerchi più grandi. È estrema come me la ricordavo, anche di più. Devo essere ingrassato io qualche chilo perché mi sembra di non entrarci più come prima. Divertente come sempre, terrificante e divertente come sempre. E la cosa più terrificante è che arrivi dentro le curve con una velocità decisamente superiore a quella che le piccole ruote posteriori e il passo cortissimo potrebbero gestire. Il risultato è che o si frena a ruote assolutamente dritte o si finisce in braccio alla ghiaia, o peggio, in braccio a qualche muretto. Quando si becca la corda però e si può spalancare tutto a ruote dritte, si capisce esattamente per quale motivo ho voluto dedicare un video a questo motore. Starei a sentire il limitatore che sbatte per giorni. Purtroppo questa Striker è solo la creazione di un matto con le idee molto chiare sulle potenzialità del VTEC, preso in prestito dall'S2000 in questo caso. Dunque ne esiste solo una ed è quella che sto guidando io adesso. La Civic G6 che ho voluto qui oggi non monta un motore di serie, ma un K20, quello della EP3, e la macchina è super preparata per le giornate in pista, quindi non c'entra nulla con tutte le altre che sono qui, è più vicina come concetto alla Striker, quindi è l'evoluzione di un motore, quello per cui siamo qui oggi, e ho voluto vedere su una trazione anteriore, comunque una macchina un'utilitaria, cosa era capace di fare questo motore qui nell'evoluzione che monta appunto l'EP3. La macchina è completamente diversa da tutte le altre, è ovviamente molto più veloce della maggior parte di quelle che erano qui oggi, probabilmente la più veloce tranne una, anche se la Striker. Perché dunque non un EP3 direttamente? Per il semplice fatto che la EG6 è troppo più bella e dunque questo Frankenstein elaborato da Pupazzo R è semplicemente irresistibile per me. La cosa che mi ha fatto subito entrare in fissa nera è la potenza frenante. La macchina è portata all'osso e quando stacco vengo letteralmente sparato verso il parabrezza. Ci si deve abituare. Sento una delle due ruote anteriori bloccare e ci vuole una bella pratica e sensibilità per essere puliti. Soprattutto con la Striker che incalza da dietro. Riesco però a tenerla a bada solo perché la Civic è leggermente meno nervosa, pur essendo velocissima.
L'autobloccante al 35 straccia via il volante dalle mani, ma ti butta fuori dalla corda con una buona solidità. L'impianto frenante, dicevo, è un ITR 5 fori con pinze NSX, ovviamente ABS eliminato. Non so se mi diverte più questo o le sospensioni D2 con tutte le barre e i bracci più Silent Block. Sul 90% del telaio, camber kit completo, fronte retro, tow kit, scatola stesso ITR e una miriade di modifiche artigianali che Carlo mi ha spiegato nei box. Devo ricordarmi che siamo qui per il motore e dunque la Civic in questione rappresenta anche la più moderna EP3, dalla quale ha preso in prestito il K20 A2. Lo sentite lavorare così perché ha una farfalla Skunk 2 Pro da 70, come da 70 è anche il centrale artigianale. Tutta l'elettronica viene gestita da una K-Pro ondata e la potenza attuale di questo laboratorio viaggiante è di circa 230 cavalli. L'effetto macchina da corsa non svanisce dopo i primi giri, ma anzi cresce con il ritmo che in pochi minuti ti fa sentire in gara. Per fortuna mia una gara non è, altrimenti sarebbe stato ancora più difficile raccontarvi cosa si prova qui sopra. Eravamo partiti per fare una parata, per riuscire a fare delle riprese di gruppo, tutte le macchine appagliate che sono molto belle tutte insieme nei colori in cui le abbiamo scelte, ma non ci siamo riusciti. Il tempo 5 giri eravamo già tutti con la scimmia sulle spalle e quindi abbiamo cominciato a correre e è stato divertente. Le macchine si prestano tutte al loro modo per una giornata in pista, quindi le abbiamo portate nel loro habitat, ci siamo divertiti tutti, ma una mi ha fatto divertire più delle altre. Quello che mi sto chiedendo è come ho fatto a vivere 29 anni senza aver mai guidato una S2000. Che bomba! E questa prima volta me la invidieranno in molti perché questa non è una normale S2000. Cambio e freni giusti per la pista, in staccata sono un'armonia. Questa, dicevo, è una S2000 CR, Club Racer, e no, non è opera di un preparatore, ma venne allestita così da mamma Honda in soli 699 esemplari, di cui solo 140 in giallo. Quello che sentite letteralmente ululare non è il 2 litri che montano le altre roadster di Tokiji, almeno non quelle che sono toccate a noi italiani. La S2000 dal 2004 in poi, infatti, montavano un 2.2, ma solo nel mercato americano e giapponese. La stessa Club Racer non è mai stata importata ufficialmente in Italia, ovviamente tutte le JDM più ignoranti a noi non arrivano mai. Vanta un alleggerimento generale, gomme più larghe, assetto dedicato con irrigidimento dell'antirollio, la scatola dello sterzo è diversa e più diretta, questa è forse la cosa che si nota di più perché davvero sembra una macchina da corsa, e poi scarico più performante, anche se questa che sto guidando monta uno scarico ancora più aperto, fatto da Nvidia. Poi un kit estetico molto vistoso ma molto funzionale, tanto che Honda dichiara un miglioramento del coefficiente aerodinamico compreso tra il 70 e l'80% grazie allo spoiler sul baule e al labbro anteriore che, se lo volete sapere, mi fanno arrapare. Stereo e condizionatore solo come optional e via la ruota di scorta. Ecco, in questa curva qui con le altre stavo ancora cercando di uscire pulito, mentre su questa posso già buttare dentro la terza, appena uscito, e durante la percorrenza della curva successiva, ragazzi, questa è roba seria veramente. La sigla motore di questo VTEC è F22C, se ne volete uno da montare sulla vostra dovete ordinarlo oltreoceano e forse per un po' di coppia in più non vale neanche la pena. L'amante del VTEC però davanti a questa S2000 va veramente fuori di testa, soprattutto considerando che alla fine una S2000 Type R o Type R, come si dovrebbe dire, non ce l'hanno mai fatta. Potrei stare qui sopra tutto il giorno, è una macchina che mi sta letteralmente rubando il cuore. Mani basse la S2000 CR. Mi ha sorpreso totalmente, non l'avrei mai detto, ci ho lasciato il cuore, è una macchina allucinante, incredibile. Sono diventato matto. È cucita addosso, un avantreno senza un accenno di limite. Si può farle fare assolutamente tutto quello che si vuole. Credevo che avrei fatto vincere la NSX perché per me è la Honda. Però devo ammettere che la S2000 le ha rubato il trono oggi perché mi ha stupito in tutto e per tutto. Una macchina incredibile.
macchina costruita in pochissimi esemplari è sempre interessante. In questo caso poi si tratta di un allestimento limitato, ma di un modello molto popolare e relativamente accessibile. Questo è un fattore di cui tener conto nella mia valutazione finale e dunque comprando una normale S2000, prendendo spunto dalle modifiche che mamma Honda propone su questa vettura, si può mettere in garage una macchina veramente interessante con una spesa tutto sommato limitata che può tenere testa quanto a divertimento puro anche a un mostro sacro come l'NSX. Le differenze principali tra la NSX e l'S2000 è che l'NSX ti chiede indietro molto più impegno fisico, l'S2000 è molto più semplice, quindi intanto ha un servo sterzo, cosa che l'NSX non ha, e è molto più semplice, ti fa fare tutto quello che vuoi, non ti chiede molto indietro. C'è da dire che appena ci sono salito mi sono trovato spaesato perché la posizione di guida sembrava tutta sbagliata, sembrava che avrei sbattuto sul ginocchio con il pugno, ma poi non è stato così. Mi sono trovato dopo il primo mezzo giro che mi sembrava di averla io da 10 anni in garage questa macchina, quindi mi ha stupito anche in questo. Abbiamo portato qui una NSX normale, non una Type R, mentre questa qui è la versione più esasperata della S2000. Sicuramente prendendo una S2000 normale e una NSX normale non credo che sarebbe finita così. Un domani proverò anche una NSX Type R, me lo auguro. Nel frattempo la mia regina dei VTEC ad oggi è la S2000 Club Racer.